Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'interattivo dedicato all'amore e alla situazione sentimentale nel periodo inverno che inizia dal 21 dicembre 2025 per arrivare al 19 marzo 2026. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati in ogni singola lettura e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso prendetevi tutto il tempo per concentrarvi su di voi e fare la vostra scelta. Ovviamente se vi sentite attratti da più gruppetti, diciamo, o pietre, potete ascoltarli. Abbiamo come prima scelta l'ametista fasciata, la seconda l'agata muschiata e la terza la calcite blu. Ovviamente dopo la scelta noi ci vediamo per ogni singola stesura. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la prima lettura, quella contrassegnata dall'ametista fasciata. Possiamo appoggiarla qui e andiamo a disporre le nostre carte. Ovviamente andremo ad analizzare le questioni principali e generali con le nostre sibille e poi ovviamente ci addentriamo nella conoscenza di qualche passaggio attraverso il nostro mazzo di tarocchi che per l'occasione è l'Ethereal Visions. Allora, partiamo proprio con l'analisi del primo periodo, quindi siamo tra dicembre e gennaio. Troviamo la carta numero 38, ovviamente qui si riferisce in senso generico alla gelosia, però effettivamente magari ci sono delle questioni che possono riguardare dei dubbi, dei sospetti, delle paure, per certi aspetti anche possessività e gelosia vera e propria. Magari ci sono delle situazioni pregresse che continuano a presentarsi, a ripresentarsi e quindi portare al risentimento, ad avere un'emotività molto forte, molto intensa, anche difficile da gestire. Quindi nervosismo sono cose effettivamente che devono essere risolti e magari proprio in questo periodo, in questa fase. Quindi parliamo in senso generico di possibilità di dubbi e incertezze proprio negli affetti e nelle relazioni più importanti. Ovviamente qui si parla di amore se siete in coppia o c'è una nuova conoscenza, quindi c'è già in atto una frequentazione, è normale, tra virgolette, che ci possa essere qualche dubbio, qualche sospetto. Per le coppie, magari come già vi ho accennato, potrebbe essere un atteggiamento, un qualcosa che non mi fa sentire al sicuro, eccetera. Quindi già abbiamo intercettato varie indicazioni, adesso andiamo a vederci un po' più chiaro proprio con i nostri tarocchi. Troviamo il 10 di denari. Effettivamente essendo legata ai progressi, alle situazioni che si sono originate in un certo modo, probabilmente nel passato o nell'ambito, familiare, quindi in realtà non è una carta, negativa, di solito è positiva, vuol dire che magari dobbiamo tornare alle origini, ritornare, al passato, a tutto ciò che,
vi ha, unito e vi ha aiutato in altre circostanze. Famiglia e persone più strette come riferimento, come aiuto, sostegno e che può portare ulteriore sicurezza. È ovvio che questa carta per i single vuol dire, che magari ci si sta concentrando su, cose strettamente personali legate alla casa, alla famiglia, e quindi può essere normale che ci sia un periodo, un po' giù di tono, perché magari non ci sono grandi novità a livello esterno di conoscenze o di persone, interessanti. Se invece dovessero esserci, allora magari i dubbi, sono di varia natura, giusto per darvi qualche indizio, magari la persona che frequentate, o che avete conosciuto potrebbe essere impegnata, oppure potrebbe essere in una fase di passaggio, di incertezza ancora, altrettanto con i suoi dubbi e le sue incertezze. Il 6 di bastoni ci fa capire che effettivamente, la riuscita, l'ottenimento, la soddisfazione quindi di, trovare maggior serenità c'è assolutamente. Quindi si parla proprio di un periodo che, nonostante questi dubbi, alcune cose possono risolversi. E troviamo, secondo me, a sottolineare anche questa bellissima energia, il cavaliere di bastoni. Anzi, secondo me questa carta può portare un evento, una situazione, un qualcosa di, positivo, sia per, aumentare, sia la passionalità, sia l'intimità, sia, anche la soluzione di alcune cose un po' più complesse. Quindi, come vedete, partiamo da, alcune circostanze che possono essere un po' difficili, un po' complicate, soprattutto dal punto di vista, emotivo, o se c'è nervosismo, esitazione e, come abbiamo visto, vari tipi di dubbi e sospetti che in realtà possono essere totalmente superati. Può arrivare un evento nello specifico, può essere anche che magari riuscirete a gestire, quindi confrontarvi in modo, sereno e, come vi dicevo, proprio per i single c'è l'opportunità di mettersi in gioco e quindi, portare avanti questa conoscenza, questa frequentazione, in modo concreto, attivo, come vi dicevo proprio, positivo. Per chi non ha nessuno effettivamente, può esserci l'ingresso di una conoscenza, quindi più o meno ricordatevi che è una stesura, generica, non per tutti ovviamente accadono le stesse cose, siamo tutti diversi e viviamo anche circostanze e opportunità diverse. È ovvio che loro vanno a rintracciare in senso generico questa nuova energia, nuova possibilità e anche, nuova conoscenza, una persona che può entrare nella vostra vita. Troviamo poi con l'analisi del periodo successivo, quindi tra gennaio e febbraio, la carta allegria. Molto positiva, ovviamente già parla, con il suo significato di portatrice di allegria e di felicità, di un periodo felice, di un evento anche che può essere molto intenso, per voi. Svago, feste, eventi sociali, divertimento, possibilità di riunioni e quindi anche queste possono incentivare e far sì che voi possiate vivere un periodo felice. L'indicazione principale è quella proprio di apertura, di socializzazione e di eventi, quindi può essere magari positivo sia per i single, proprio per, diciamo, le conoscenze o vivere magari in tranquillità e in serenità la vostra vita sentimentale, se desiderate proprio aprirvi a varie conoscenze, a varie possibilità, e poi in realtà può essere anche positivo per le coppie, perché magari ci sono quei momenti in cui si ha bisogno di aprirsi, di, condividere degli spazi, con le altre persone e anche con persone care.
Quindi adesso andiamo a vederci un po' più chiaro di questo periodo dove troviamo la regina di bastoni. Ecco, questa può fare riferimento alle amicizie, a una in particolare e quindi proprio quello che abbiamo diciamo, anticipato di questo periodo. Può essere nuova, tendenzialmente la novità riguarda altre carte, quindi può essere sia, scusate, rivedere, riprendere delle amicizie o una persona in particolare che magari potrebbe essere proprio utile anche proprio per nuove conoscenze. Quindi socializzare, aprirvi, vivere qualcosa di bello e di positivo. A proposito di bello e di positivo, troviamo la carta del carro e questa aggiunge ulteriori indicazioni proprio di conquista, di soddisfazioni in senso generico, ovviamente parliamo della vita sentimentale, che sia per le coppie la possibilità di, aumentare ulteriormente, l'intesa, l'amore e i vostri progetti, è anche legato agli spostamenti, ai viaggi. Forse state programmando se ha dei progetti nuovi da mettere in moto, questo è il momento giusto, oppure anche di fare un viaggio o concentrarvi, su degli spazi da creare totalmente vostri, e quindi anche questo è il momento proprio adatto per prendere e partire, che sia un vero viaggio o che sia un viaggio di un altro tipo come proposito e come progetto. Per i single sì, effettivamente può indicare sia l'avanzamento, se è iniziata e se c'è stata la conoscenza precedentemente, allora c'è un qualcosa che migliora, che va avanti e prosegue, o anche come miglioramento di alcuni passaggi che abbiamo visto essere un po' incerti. Altrimenti può effettivamente indicare un maxi periodo dove c'è ancora appunto possibilità proprio di, fare questa conoscenza. Può essere proprio in uno spostamento, in un viaggio, in qualcosa che magari voi state già cercando di fare ultimamente. Può essere che proprio nella socializzazione, uno possa far crescere questo aspetto, magari uscendo un po' di più o ampliando i propri contatti. Questo direi che è il passo giusto perché sono proprio queste cose che vi permetteranno di fare diciamo queste conoscenze che possono essere interessanti dal punto di vista sentimentale. E troviamo anche il 3 di bastoni, che indica una fase di attesa e di osservazione, probabilmente, ci sta. Quando c'è una conoscenza poi si entra in quella possibilità di verificare, valutare, riflettere, vedere un po' il flusso degli eventi e quindi come la cosa può procedere e avanzare. E adesso andiamo a vedere l'ultimo periodo, quindi tra febbraio e marzo, troviamo la carta della casa. In senso lato può riferirsi alle condizioni delle varie relazioni, e anche nella sfera, sia sentimentale, anche strettamente personale. Di sicuro, riguarda la nostra stessa sicurezza, l'intimità, la gioia, la concentrazione sulle cose più importanti per noi in questo momento, anche impegni individuali. Quindi può, essere per molti di voi una fase di rinascita e di crescita, non solo della vostra vita sentimentale, ma anche un qualcosa che può coincidere, con gli altri ambiti? Assolutamente sì. Quando si è sicuri da un lato, le cose si riflettono, intorno a noi e questa fase di maggior, sicurezza che può entrare nella vostra vita, adesso andiamo a vedere le altre indicazioni, possono riferirsi a una certa stabilità. Troviamo il Re di coppe che effettivamente
indica, la persona del cuore, ovviamente. Io sottolineo il fatto che questa è una lettura generica. Il fatto che sia uscito un re di coppe, io consiglio di non vederlo come re, come uomo. Ovviamente, cioè se siete donna assolutamente sì, è una carta proprio perfetta. Se, magari appunto siete uomo, potrebbe essere comunque un'energia che sottolineo di stabilità affettiva, di una persona che può essere comunque, solida, con la quale costruire. Quindi effettivamente andiamo al di là della sessualità, si parla di quello che appunto vi dicevo, possibilità di costruire, di trovare sicurezza in questo ambito. E probabilmente anche la carta della forza, ci sottolinea una fase, è vero, di evoluzione, dove in qualche modo si deve trovare una specie di equilibrio tra i nostri istinti e la fiducia, il coraggio di fare determinate cose, forse delle scelte importanti, o di procedere e andare avanti. E infine troviamo il 2 di bastoni. Si chiude questo periodo con una carta che indica una fase di sospensione, di attesa, quindi forse poi probabilmente ci saranno successivamente altri nuovi, sviluppi, e quindi vuol dire che per, le coppie, magari altre nuove idee, altri nuovi progetti, cose che possono portare ancora più forza, più sicurezza, anche migliorare qualche aspetto della vostra vita personale, diciamo intima, e portarla avanti nel verso giusto, nella modalità giusta, con, come vi dicevo, possibilità di, proiettarvi verso nuove idee e progetti. Per i single invece vuol dire che abbiamo fatto più o meno un recap delle cose precedenti che abbiamo visto. In realtà ci sono delle possibilità per conoscere nuove persone e anche avviare un qualcosa di più interessante, di più coinvolgente, e quindi qui in effetti potrebbe stabilizzarsi, concretizzarsi, quello che desiderate proprio in campo affettivo. Una stesura molto bella, molto, molto positiva, magari per chi ha qualche difficoltà di socializzazione, di conoscenza, tra dicembre, gennaio e parte di febbraio è il momento giusto per cercare di risolvere queste problematiche, perché quello che andrete a fare sarà determinante proprio per costruire e ricostruirvi voi stessi, la vostra vita sentimentale, e quindi anche una certa stabilità. Si conclude qui questa lettura. Ovviamente se avete scelto un'altra andatela ad ascoltare e noi ci vediamo nella prossima. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la stesura contrassegnata dall'agata muschiata. Possiamo mettere la nostra pietra qui. Andremo a vedere come andrà il vostro inverno, ovviamente situazione sentimentale e amore. Possiamo posizionare le nostre sibille che ci aiuteranno a capire in senso generale movimenti, situazioni, cose che poi andremo ad approfondire con il nostro mazzo di tarocchi. Per voi ho scelto il Wild Eden. Partiamo proprio con il periodo tra dicembre e gennaio, dove la carta denaro fa spesso riferimento a un momento adatto per riflettere, ma soprattutto per investire le nostre energie, sia materiali che mentali, in qualcosa, diciamo, di specifico. Può essere un divertimento, può essere un viaggio, potrebbe essere un qualcosa, ad esempio, per le coppie, investire più tempo ed energia, quindi dare più
qualità al rapporto stesso o anche, diciamo, in genere le relazioni, sentimentali più importanti, anche se state frequentando o conoscendo, una persona, può anche esserci un'amicizia che può, svilupparsi sempre più in un modo, importante per voi. Quindi c'è questa fase di chiamiamola di crescita e di evoluzione, però ha a che fare proprio con l'investire le vostre stesse, energie e quindi è vero, porta abbondanza di varie possibilità e quindi, direi che partiamo, bene con questa carta e adesso andiamo a vedere proprio le indicazioni, ulteriori indicazioni con i tarocchi, dove troviamo fante di denari. Anche questa porta occasioni, porta circostanze per le coppie, ad esempio, di portare cura, attenzione, dimostrazioni concrete di amore e di affetto. Forse c'è proprio bisogno di questo? Se state vedendo che è un periodo un po' spento, oppure ci sono dei dubbi, delle perplessità, ecco che adottando un certo tipo di comportamento, di atteggiamento, riuscirete sicuramente a sistemare, a superare qualsiasi cosa. Mi viene in mente invece per i single, data proprio la vostra carta, la vostra sibilla principale, è proprio quella di darsi la possibilità di dimostrarsi, di farsi vedere, bella carta, diciamo secondo me può, anche portare qualcosa di positivo proprio come fase di crescita in questo periodo. Ambito amore e ovviamente che non siate esenti da situazioni un po' particolari, un po' dubbi che, con il 7 di spade ci fa capire che in realtà possono esserci anche delle conoscenze fugaci o delle conoscenze poco interessanti o, persone un po' sfuggenti, possono essere momentaneamente per varie vicissitudini, oppure persone che magari non sono assolutamente adatte a voi. Può anche, essere una vostra stessa energia che magari sì, è vero, volete, comunque investire le vostre energie, però non volete perdere tempo, non volete persone che magari, capite, che vogliono giocare o vogliono divertirsi, diciamo dipende. In realtà potrebbe essere anche una vostra stessa energia, darvi la possibilità di conoscere, di, comunque in una prima fase di divertirvi, di entrare in queste possibilità, però quindi essere inizialmente sfuggenti e poi vedere la possibile evoluzione. Vi do delle informazioni così voi potete capire in base a quello che vivete, anche in base a voi stessi. Cioè, vi ricordo che non siamo tutti uguali, non tutti viviamo la stessa situazione e questa è una stesa generica che ci porta a riflettere su alcune cose e con l'eremita la riflessione è d'obbligo perché può indicare un senso di solitudine, di chiusura, di ricerca interiore o anche di valutare le esperienze passate e far sì che alcune cose non si ripetano più. Ecco che è collegato a quello che vi stavo dicendo, proprio la possibilità di incontrare, conoscere una persona che può essere stimolante, interessante per voi, però se avete questa energia, dubbi, sospetti, magari, l'altra persona potrebbe essere anche sfuggente, quindi qui bisogna capire se da parte vostra per dubbi, incertezze e paure che vi portate dietro da, relazioni precedenti o viceversa potrebbe essere anche questo che vi ho detto, in riferimento alla persona che andrete a conoscere. Per le coppie abbiamo visto che si tratta di, una fase importante
dove non ci si deve in realtà chiudere, ma si deve fare un percorso di crescita e un passaggio importante di lasciare andare alcune cose che magari non hanno funzionato e mettersi nella possibilità di prosperità e abbondanza in questo ambito, che vuol dire maggior attenzione, star meglio, serenità, stabilità sotto tutti i punti di vista. E adesso andiamo a vedere il periodo tra gennaio e febbraio. Troviamo la Sibilla, si chiama nemico, non deve spaventare effettivamente, perché non vuol dire che tutto questo periodo andrà in questo modo. Ovviamente ci fa capire che, ci possono essere delle difficoltà, delle, ostilità, esterne, oppure potremmo avere a che fare con una persona che sta attraversando un momento difficile e che quindi potrebbe essere mal disposto nei nostri confronti, e quindi una conoscenza può bloccarsi, può rallentare, può diventare un po', pesante, forse anche la relazione stessa per le coppie. Di sicuro magari qualche, tentativo potrebbe, non andare a buon fine. Se avete dei progetti, delle cose da fare, magari con questa carta consiglio sempre di pianificare, di, preparare diciamo per bene, le vostre idee, prepararsi un piano B, ecco, giusto per intenderci che effettivamente potrebbero essere esserci delle difficoltà di, varia natura. Per quanto riguarda proprio le emozioni, i sentimenti, in realtà, per quanto una situazione possa essere difficile, può essere superata, e quindi vediamo adesso le altre indicazioni. Troviamo il 3 di coppe. Può essere magari qualche situazione dove avete dubbi, io non parlo di necessariamente di tradimento, si può parlare anche di, aver qualche fastidio, può esserci una persona invadente, può esserci una persona che magari, ci prova con la persona amata, o altre situazioni e circostanze, dove magari ci sono dei, spazi, difficili, dove poter entrare, e che, essendo, totalmente diciamo personali, magari potreste sentirvi esclusi. Questo è giusto per darvi delle indicazioni. Però attenzione, può essere anche molto positiva, perché magari per i single indica delle nuove conoscenze, delle nuove possibilità, anche situazioni ed eventi particolari che vi possono mettere, in queste circostanze appunto di conoscenza. Troviamo il 5 di spade, magari molti di voi possono capire il significato di questa carta, che è un po' conflittuale, un po', difficile. Dipende, abbiamo accennato a varie cose, quindi si tratta di capire a livello metaforico qual è il vostro nemico in questo momento, e, cercare di sconfiggerlo, di affrontare la vostra sfida, oppure trovare una specie di compromesso, di riuscire a comprendere, al di là di alcuni dubbi, di alcune apparenze, che cosa c'è dietro. Troviamo il 6 di denari. In realtà può darci la soluzione questa carta, e cioè di ritrovata armonia, sostegno, equilibrio, e cercare di confrontarsi per risolvere, ovviamente per riconciliarsi. Riportare armonia vuol dire riuscire a, dare, donarsi, anche ricevere aiuto, sostegno, affetto, eccetera. Quindi abbiamo capito che per le coppie effettivamente questo periodo potrebbe essere un po' difficile, e come vi dicevo capire, chi è, cos'è, diciamo quale energia è, nemica a voi in questo momento, vi metterà nelle condizioni di trovare subito una soluzione, una situazione. Spero di avervi dato degli input giusti per capire e comprendere. Come vi dicevo,
può essere una situazione esterna, una persona che mette zizzanie, qualcuno che ci prova con la persona amata o addirittura, con voi. Questo potrebbe creare delle tensioni. Per i single magari una situazione, come vi dicevo, di distacco, di allontanamento o di poca chiarezza su come far avanzare questa conoscenza e allora quindi fase molto, molto altalenante con possibile distacco, ma anche riappacificazione e quindi portare una nuova possibilità. E adesso procediamo con l'ultimo periodo, quello tra febbraio e marzo. Troviamo la Sibilla Unione. E beh, questa è abbastanza positiva perché ci parla proprio di affinità, di complicità che può essere ritrovata in alcune circostanze, quindi anche riconciliazione e chiarimento. Infatti ci ha dato una specie di anticipazione il 6 di denari che abbiamo visto precedentemente. Ha a che fare anche con le promesse, con trovare u un accordo, un compromesso nelle situazioni un po' più difficili, di riuscire a stabilire degli obiettivi, importanti, non solo a livello personale, io parlo proprio, di coppia per voi stessi e anche ovviamente per i single. Direi che come carta in realtà è proprio il suo significato, quindi lo devo assolutamente dire, che parla di ufficializzazione di un rapporto. Può essere un fidanzamento, una convivenza, una frequentazione, coinvolgente che diventa magari più assidua, più importante. Può essere un matrimonio, quindi ecco, si tratta in senso generico di ufficializzare qualcosa. Vediamo adesso con i nostri tarocchi ulteriori indicazioni. Troviamo il 6 di spade. Allora, il 6 ci fa capire che ci stiamo allontanando da un qualcosa di difficile, di complesso o semplicemente ci stiamo prendendo il tempo e soprattutto lo spazio per una nuova direzione, non solo per star meglio, come vi dicevo, nelle situazioni più complesse, però anche magari ritrovare delle emozioni, una spinta diversa in nuovi propositi e in nuovi progetti. Quindi probabilmente il fatto di quello che si diceva prima proprio dell'unione, del consolidare, migliorare, ritrovare complicità e serenità, dipende anche dalla capacità, dalle intenzioni di procedere, andare avanti verso nuove situazioni, nuove idee. Magari pensateci bene, per le coppie può voler dire quel progetto, quell'idea che avevate forse da un po' di tempo e che quindi è il caso di mettersi in moto e realizzarla. Può essere un qualcosa che riguarda totalmente voi, come coltivare i vostri spazi, però si tratta di cambiare modalità di percorso, di azione, di andatura anche nel percorso sia personale sia soprattutto sentimentale. Con il 4 di spade è vero, qualcosa potrebbe fermarsi, ma non è negativo. Ehm, Dipende insomma, può essere negativo se, si rimane un'energia di conflitto, allora ci si prende una pausa di riflessione. Invece può essere positiva perché magari ci si dedica, alle cose strettamente più importanti, si riflette sulla natura di alcune cose e allora si è lì in attesa, però non è un'attesa così totalmente spenta e noiosa. Può essere molto proficua perché prima di procedere verso certe direzioni e certe cose c'è bisogno di concentrarsi su quello che desiderate, su quello che volete ed effettivamente il 10 di denari ci parla appunto di realizzazione, ma qui si tratta di una realizzazione concreta, è una carta legata alla terra, entra proprio nelle possibilità di soddisfazione, felicità, gioia. E questo si traduce in quello che avevo anticipato proprio nell'ufficializzazione,
abbiamo detto matrimonio, convivenza, fidanzamento, acquisto di una casa, oppure di un trasferimento o cose che si vanno a consolidare e quindi anche relazioni che diventano più stabili, anche cose strettamente personali che quindi sono anche queste che vi possono portare soddisfazione e poi che si vanno a riflettere nelle persone intorno a voi, la persona amata ovviamente, e per i single si vede appunto la possibilità di capire se questo passaggio di riconciliazione può portare a qualcosa di più, importante per voi, di più serio e quindi andare a ufficializzare finalmente questo rapporto, questa relazione, o nelle peggiori delle ipotesi in realtà potrebbe esserci un ulteriore stop, quindi fase altalenanti e se queste carte vi stanno dicendo un qualcosa che già si ripete da un po' di tempo, quindi distacco, riconciliazione, altro distacco, riavvicinamento, tensione, diciamo conflitto e poi pacificazione. Se le cose vanno già avanti da un po' di tempo in questo modo, allora avrete capito che continueranno ancora ad andare in questo modo e i motivi di riflessione possono essere proprio quelli di concentrarvi su di voi, sul vostro benessere e poi fare appunto la vostra valutazione magari di superare questa fase. Se invece appunto è una cosa che va a nascere da poco e che è normale in una nuova fase cercare di trovare più stabilità o di comprendere alcune dinamiche per risolverle e quindi concretizzarle in un certo modo e quindi questa potrebbe essere estremamente positiva per voi. Si conclude qui questa lettura, diciamo, vi saluto se andate via, ma invece se avete scelto un'altra lettura, appunto noi ci vediamo per la prossima. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la terza lettura, contrassegnata dalla calcite blu. Possiamo metterla qui e posizionare le nostre sibille. Quindi insieme andremo a vedere come andrà il vostro inverno dal punto di vista amore, vita sentimentale. Ovviamente le nostre sibille ci vanno ad inquadrare in senso generico alcune cose importanti e poi con il nostro mazzo di tarocchi scoveremo qualche ulteriore informazione. Qui troviamo il Muse Tarot che è in descrizione, magari se vi dovesse piacere potete acquistarlo. Andiamo a svelare la nostra prima sibilla, ci parla più o meno del periodo tra dicembre e gennaio e con la carta della crescita ovviamente ha a che fare con qualcosa in via di sviluppo, in evoluzione, in progresso, in miglioramento, anche in aumento, possibilità anche di riuscire a coltivare l'amore, il sentimento, anche a proteggerlo per certi aspetti. Quindi qui ci sono queste informazioni proprio di crescita e di evoluzione che secondo me ci fanno già capire che per le coppie c'è possibilità di sviluppare e aumentare ulteriormente le questioni di coppia, quindi anche il sentimento stesso, o anche sviluppare in modo diverso i vostri progetti, la vostra vita, di intensificare magari anche l'aiuto, il sostegno, di proteggere al meglio. Quindi sì, è vero, è una carta comunque positiva di evoluzione, certo, però riguardo alla protezione perché magari siamo perfettamente in grado di sostenere anche quelle situazioni più difficili e complesse, proprio per portare appunto in crescita qualcosa. Come prima carta troviamo il 6 di denari. A proposito di crescita e evoluzione, questa ci parla
di generosità, ci parla di equilibrio tra dare e avere. Forse questo è un tema abbastanza importante, soprattutto per le coppie e per, diciamo, le relazioni, più strette per voi, e quindi per far evolvere, far crescere, ci si deve concentrare tantissimo su questo aspetto, sulla generosità, sulla cura, sull'attenzione, sul donare, assolutamente sì, però di far sì che, ci sia questo equilibrio anche nel ricevere. Se invece vi accorgete che c'è qualcosa che non va, effettivamente riportare questo equilibrio, sarà decisivo proprio per migliorare il rapporto stesso. Magari per i single può voler dire che, si deve donare in qualche modo tempo e spazio, sia a se stessi, ma per darsi l'opportunità di mettersi in nuove situazioni e in circostanze. Anche qui c'è dare avere, nel senso che se c'è qualcuno che vi interessa, se ci sono delle questioni che anche a livello di amicizia, state dando troppo, allora, diciamo anche qui, ripeto, si deve cercare di portare una specie di equilibrio, o se capite, intercettate che non c'è interesse, non c'è coinvolgimento in una persona, allora ecco che dovete concentrarvi su voi stessi. E con l'asso di coppe, onestamente, essendo molto positiva dal punto di vista di nascita, di crescita appunto, può riguardare, come vi dicevo, proprio di sviluppo positivo, anche come nuova idea, nuovo proposito, progetto, però è legato all'acqua, alle emozioni, ai sentimenti. Nascita nascita a volte può essere, come sia nuovo sentimento, nuova relazione, o a volte anche rinascita se c'è stato un periodo difficile. Nascita ovviamente come significato è legato in senso lato anche alla, nascita di figli o di progetti legati alla famiglia stessa. Poi, il 4 di spade effettivamente è una fase di pausa, di riflessione. Ci può stare perché, magari quando abbiamo bisogno di sistemare alcune cose e quando c'è, la nascita appunto di qualcosa, abbiamo bisogno di fermarci un attimino e riflettere, su come procedere, anche riflettere su di noi, sui nostri stessi desideri, su cosa abbiamo intenzione di fare, anche di comunicare, è legata ai nostri pensieri, che non dobbiamo aver fretta di esprimere o di mettere in moto alcune cose, ma probabilmente dobbiamo fermarci un attimino, perché se ci sono queste possibilità che in realtà non vengono colte, allora capisco che c'è una fase di blocco nell'evoluzione stessa e nella crescita. Invece, siccome abbiamo capito che c'è questa possibilità, non rischiate di bloccarla per dubbi, incertezze o alcune situazioni magari, che possono coinvolgere l'altra persona o qualcuno intorno a voi, quindi non permettete a nessuno di bloccarvi. Per i single può voler dire che c'è la nascita di un sentimento, di una conoscenza coinvolgente, stimolante, un amore, un qualcosa che sboccia in questo periodo, però che rischia effettivamente di essere bloccato, però come dicevo non è una cosa negativa, magari ha bisogno di tempo per svilupparsi. Ad esempio, incontrate una persona e però, magari non avete subito modo di rivederla, di parlarci, e le cose possono riprendersi successivamente. Questo è giusto un'idea. Oppure altre circostanze di vicissitudini vostre di vita, la cosa potrebbe momentaneamente essere ferma, bloccata, ma come vi dicevo poi riprendersi successivamente. Secondo me questo lo possiamo capire nel corso della lettura, e infatti adesso andiamo a vedere il periodo successivo tra gennaio e febbraio con la carta Il Tempo.
Ecco, questo ha a che fare proprio con l'evoluzione della vita e il tempo che scorre. Ci parla di un momento di passaggio, di, magari analizzare le nostre esperienze, di fare una specie di bilancio, ha a che fare col tempo nel senso di seguire il flusso degli eventi e perché alcune cose, come abbiamo visto che, possono esserci, possono accadere in questa prima parte, hanno bisogno di tempo per maturarsi, quindi seguire il ritmo naturale degli eventi. Non solo, questa carta ci può parlare anche di ricordi, di cose che sono comunque accadute e che in qualche modo necessitano un cambiamento e quindi possibilità proprio di scegliere le nostre occasioni giuste. Vediamo adesso insieme quali indicazioni troviamo dai tarocchi. Abbiamo il 2 di spade. Ecco, quel tipo di riflessione perché nasce da un conflitto, da un dubbio, da un'incertezza, oppure abbiamo bisogno di trovare una mediazione, un confronto che anche compromesso, che sia, giusto non solo per voi, però, riferendomi alle coppie, anche, l'altra persona. Sappiamo che in queste situazioni, le cose non dipendono solo da noi e allora ecco, è lì che si può generare il conflitto. Magari noi abbiamo le idee abbastanza chiare, però potrebbe esserci l'altra persona che è in conflitto con se stessa, ad esempio, oppure se c'è un interesse, un coinvolgimento per i single, magari non è proprio il momento giusto, ci potrebbe essere una difficoltà, un impedimento, da parte dell'altra persona, potrebbe essere impegnata, potrebbe vivere un momento difficile della sua vita. Questo può riflettersi anche, per la vostra vita, che forse non è il momento giusto per, ehm, stare in una relazione. Forse ci sono delle cose a livello personale che devono essere, risolte. Valutate anche questa ipotesi. Di sicuro, diciamo, vi posso dire che qualcosa può saltar fuori, come già vi ho detto precedentemente, e che probabilmente ha bisogno di tempo per, svilupparsi in un modo diverso, perché comunque c'è la nascita di un qualcosa che può essere importante. In questo caso troviamo anche il 3 di spade che, come vi dicevo, effettivamente nell'attesa, nel flusso che scorre di eventi, di situazioni, e appunto parliamo ancora di tempo, qualche delusione, qualcosa potrebbe esserci. Può anche riferirsi a quello che vi dicevo poco prima, proprio sul fatto di risolvere qualcosa. Ci sono delle situazioni irrisolte che riguardano il vostro passato, una delusione, una sofferenza, una ferita che non si è rimarginata. Forse queste sono le cose che impediscono di evolvere, di andare avanti in una relazione, o anche di, ritrovarvi magari in situazioni di disagio. Oppure per esempio per i single, la possibilità purtroppo di non riuscire ad attrarre la persona giusta proprio perché ci sono questi conflitti, queste cose non risolte. A volte possono essere delle cose strettamente personali, magari noi pensiamo di, risolvere le nostre cose personali, trovando un'altra persona, stando in una relazione, come se questa possa fare miracoli per noi. Infatti, dobbiamo prima valutare alcune cose. Magari queste carte sono di riflessione, di aiuto, perché possono esserci varie, cose conflittuali. Se non riguardano voi, probabilmente il tempo, l'attesa, le varie circostanze si possono mettere in moto, scusate, diversamente e quindi andare a chiudere questa fase qui. Come vi dicevo, un po' difficile. A volte può essere anche qualche situazione che stiamo vivendo, vita personale, famiglia o lavoro, abbastanza complessa che ci può togliere energie da dedicare alla ricerca, all'attrazione della persona giusta. Però ricordatevi
ricordatevi quello che ci siamo detti all'inizio e ovviamente poi andremo a fare il punto della situazione. Adesso andiamo ad aggiungere l'analisi dell'ultimo periodo, quello tra gennaio e febbraio, scusate, tra febbraio e marzo, con la carta immaturità. La devo spiegare un pochettino perché essendo una stesura generica non riguarda solo l'immaturità, riguarda in senso lato l'incapacità di affrontare un periodo, una situazione o una relazione effettivamente per mancanza di maturità, per rifiuto delle responsabilità o anche per inesperienza, forse per leggerezza oppure la nostra stessa immaginazione sta galoppando un po' troppo su alcune cose nel bene o nel male, spesso può riferirsi ad atteggiamenti che magari sono legati alle paure, alla fragilità interiore, all'essere incostanti. Quindi posso pensare che magari, ad esempio, per le coppie, alcuni di voi si trovano in questa situazione, e cioè di non avanzare per indecisione, per paura di affrontare e di prendersi un certo tipo di responsabilità, allora si rimane sospesi in questo tempo che potrebbe essere indefinito. Oppure altre circostanze, tipo se cogliere un'opportunità appunto di frequentare e conoscere, quindi portare avanti poi una relazione, oppure di non sentirsi pronti a iniziare una relazione. Magari voi lo siete, potrebbe non essere l'altra persona che andrete ad incontrare e conoscere. E infatti mi rifaccio sempre a quello che stavo dicendo. È vero, saltano fuori delle opportunità che forse bisogna aspettare un po' di tempo, l'evoluzione di qualche circostanza, di qualcosa, e poi vedere man mano. Come prima carta che ci fa capire meglio questo periodo troviamo il Papa, che per certi aspetti potrebbe essere positiva se in qualche modo abbiamo possibilità di sostenere, di aiutare una persona in difficoltà o anche a comprendere motivazioni, paura. Quindi pensate a tutte quelle situazioni dove c'è già tensione o difficoltà a livello strettamente personale, e quindi voi in qualche modo potrete aiutare con il vostro comportamento, il modo diverso anche di affrontare le cose, e quindi esserci per sostenere. In realtà fa riferimento anche comunque a una conoscenza, a una frequentazione, a un confronto che può essere iniziale come conoscenza dal punto di vista, ad esempio di messaggi, diciamo di chiamate, e quindi quella fase iniziale dove non ancora le cose si possono approfondire, però ci sono comunque i buoni presupposti che in effetti possono portare a quel nuovo inizio proprio intorno a questo periodo. Quindi non dovete mollare assolutamente. Infatti queste carte vi stanno dicendo che ci sono queste nuove possibilità, però bisogna cercare di o agire o di muoversi o di far sì che le cose possano seguire il loro corso. Quindi ascoltate il vostro intuito. Se ci sono delle cose che sentite proprio di fidarvi, di lasciare andare e di aspettare, fatelo senza forzare, senza ostinarvi. Dall'altro lato, se c'è qualcosa che potete fare per aiutarvi, sia voi stessi, sia anche una persona che avete conosciuto, di esserci almeno in una fase iniziale di aiuto, di sostegno, di amicizia, assolutamente fatelo. Per le coppie vuol dire che c'è una parte un po' ostica, un po' difficile, questo lo capirete voi perché magari ci sono situazioni pregresse, ci sono dei cambiamenti difficili in corso, personali, come vi dicevo, o familiari o lavorative, e allora la concentrazione va su altre circostanze. Ma non vuol dire che l'amore smette di esserci, vuol dire che
si troverà poi successivamente il modo di ritornare sui propri passi e andare a riportare equilibrio e armonia. E ovviamente bisogna fare tanta attenzione a questo, cioè questa carta cosa vuole dire per voi? Che le cose subito si possono sistemare, però ci vuole tanto senso di maturità, di responsabilità e di affrontare le proprie paure. Se c'è qualcosa che non va, bisogna mettersi nelle condizioni di essere positivi, di essere costruttivi, di mettere energia, io dico positivo, lo sottolineo perché è proprio quella che mette in moto le cose. Abbiamo la carta di fuoco, quindi, di, accendere, di ispirare, di coinvolgere, e quindi vedrete che le cose man mano si realizzeranno o si metteranno nella giusta direzione. Quindi non abbiate fretta, abbiate solo fretta se alcune cose sono ferme e bloccate già da un po' di tempo, quindi direi che nella prima parte dell'inverno c'è un'occasione, un'opportunità che deve essere colta assolutamente al volo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ovviamente se vi siete sentiti attratti da un'altra stesura andatela ad ascoltare, noi ci vediamo alla prossima, se volete sul mio canale trovate tante altre cose interessanti scorrendo le varie playlist e se volete potete seguirmi su Instagram e anche TikTok. Ciao a tutti!